In questo video voglio paragonare lo Shure SM7B allo Shure SM7B. No, non sono pazzo. Se guardi il video fino alla fine capisci il senso. Come ti dicevo nell'introduzione, non sono pazzo. Certo, anche se io fossi pazzo non è che ti direi che non sono pazzo, quindi valuta tu. Però il senso di questo video qual è? Voglio paragonare lo Shure SM7B pulito, senza equalizzazione, compressione, altro, allo Shure SM7B con, diciamo, la catena di effetti che applico sulla mia voce. Ok? Questo perché? Per dimostrare una cosa, che lo Shure SM7B, benché sia un microfono che tutti vogliono, nonostante costi quasi 400 euro, lo Shure SM7B pulito, sì, suona decentemente, ma non è questo gran suono. Quindi che cosa devi fare? Devi inevitabilmente andare a lavorare con equalizzazione, compressione, eccetera, eccetera. Ok? Questo per dirti cosa? Che è vero che spendi 400 euro, ma il suono pulito, poi a meno che non ti piace così com'è, a me sinceramente non è che mi fa impazzire questo suono pulito dello Shure SM7B. Tu mi potresti dire, Ale, sì, è vero, ma quali microfoni puliti sono belli? Dipende, comunque in linea di massima hai ragione, bisogna sempre lavorarci un po', però questo l'hai pagato 400 euro. Quindi mentre secondo me da un punto di vista proprio economico, se paghi un microfono 100 euro e poi te lo vai a lavorare è un conto, ma se paghi 400 euro un microfono e non sai come equalizzarlo e comprimerlo, hai buttato veramente soldi. Non so se è chiaro quello che voglio comunicarti. Voglio farti ascoltare, infatti vedrai sul monitor, insomma sul video, vedrai che si alterneranno delle scritte, ti faccio notare quando ho applicato gli effetti e quando non ho applicato gli effetti sul microfono. E quindi sentirai questa differenza. Magari non ti piace l'equalizzazione o la compressione che ho applicato, perché poi nell'audio c'è una componente di gusto personale che è molto molto forte, quindi ci può stare. Tante volte nei video applico un'equalizzazione su un microfono e le persone mi dicono mi piace più pulito. Ci sta assolutamente. Però mi interessava farti riflettere appunto su come questo microfono, pur costando 400 euro, non è che lo attacchi e va. Come dire, non è la soluzione a tutti i mali, non è che spendi soldi, magari fai un sacco di debiti, prestiti, quello che ti pare, ti compri questo microfono e dici adesso ho vinto, adesso lo attacco, registro e c'ho la voce come il miglior doppiatore hollywoodiano. No, lo devi lavorare. È chiaro? Quindi, secondo me, è meglio partire da un microfono che costa 100 euro, ma anche meno, perché ti ho fatto vedere sul mio canale ci sono microfoni che costano meno e suonano decentemente, e iniziare a sperimentare sull'equalizzazione, la compressione e quant'altro. Perché questo microfono qui è impegnativo, capito? Perché è diventato di moda, tutti lo vogliono, tutti lo utilizzano, tutti lo cercano, perché, caspita, ho lo Shure SM7B, sono un professionista. Ma de che? Ora, in questo video voglio appunto dimostrarti come, pur avendo questo microfono, devi fare equalizzazione, compressione, eccetera. E se non lo sai fare, stai rovinando un file audio che viene fuori da un microfono di 400 euro. Volendo fare un esempio, anche il Neumann U87, che costa quasi 4.000 euro, non è che tu lo compri, lo attacchi, ci parli dentro o ci canti dentro ed è perfetto, solo perché l'hai pagato 4.000 euro. Anzi, un microfono del genere, essendo super sensibile, fa venire fuori così tante imperfezioni nella tua voce che dopo impazzisci. Cioè, fai registrazioni migliori, non lo so, con un Rode NT1, piuttosto che con un Neumann U87, se non sei esperto e se non registri in uno studio. Chiaro quello che voglio dirti? Quindi questo microfono, non aspettarti che spendi 400 euro e il suono è perfetto così com'è, anche perché il microfono non può sapere prima qual è la voce che parlerà nella capsula, ok? Quindi ci tenevo a precisare questo. Valuta se spendere effettivamente 400 euro per questo microfono oppure no. Oppure orientarti verso microfoni che costano meno e che quindi, anche se non tiri fuori un suono chissà quanto, almeno hai speso 100 euro, è buona così. Ok? Bene, questo era un video abbastanza veloce, abbastanza breve. Ho alternato in sovrimpressione le scritte, quindi ti sei reso conto di quando era equalizzato e compresso e quando no. Spero che tu abbia ascoltato questo video con le migliori cuffie a tua disposizione, perché se non hai un tipo di cuffia flat, un tipo di cuffia da studio, seppur magari economica,
le differenze le percepisci a stento o addirittura non le percepisci proprio in alcuni video. Ok? Quindi spero che tu abbia ascoltato con le migliori cuffie. Se non l'hai fatto, torna indietro, mettiti le cuffie migliori che hai e premi play. Oppure, se vuoi investire in un paio di cuffie anche senza spendere un capitale, ma spendendo poco, ma avendo un paio di cuffie decenti da studio, guardati i miei video, perché parlo di come scegliere le cuffie, ti suggerisco cuffie per vari prezzi. Ok? Bene, io ti ringrazio e se hai domande, dubbi, curiosità, lo sai, commenta il video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie ancora e noi ci vediamo settimana prossima.